Games in this podcast. Semper Fi. Stasera, ragazzi, benvenuti e bentornati. Abbiamo iniziato un discorso, aggiustato i volumi, fatto una seconda opening. Siamo già tantissimi perché c'è interesse. C'è interesse a capire che cosa verrà pubblicato in questo podcast business da parte di Microsoft e la sua sezione Xbox. Se ne è discusso con troppo rumoreggiare, se ne è fatto stridio sul web con urla, pianti, rivolte e capricci degni del più piccolo infante mal educato, e oggi forse finalmente potremo affrontare una vera discussione da adulti su un argomento fattuale. D'accordo? È molto importante. Perché abbiamo, a oggi, nel 2024, ormai iniziato nel primo quadrimestre pieno, vissuto alle nostre spalle quella che io giudicherò sempre come la generazione nera, come la generazione che nonostante il lag, nonostante il ritardo, nonostante il vero dover affrontare una tragedia come la pandemia, comunque non si è ancora davvero ripresa a livello comunicativo e a livello di maturità di quello che dovrebbero essere le piattaforme messe sul mercato. I recenti showcase, sia di PlayStation sia di Xbox, sono stati brillanti rispetto a quello che è stato in passato il loro comportarsi. Microsoft è sempre stata molto rigida, molto coerente, molto calma, ma contemporaneamente fin troppo calma rispetto a quello che aveva promesso anzitempo, d'accordo? Abbiamo raggiunto un limite di dilatazione di ciò che era stato già discusso come tempo dilatato pre-next gen, e ora siamo rimasti appesi per un po' di tempo a causa di mala gestione di quello che può essere la presentazione di Hellblade durante gli scorsi 4 e 5 anni praticamente, quello che è successo con Fable, quello che è accaduto con eccetera eccetera eccetera. Mentre lato PlayStation ne abbiamo fatto i figi veri e propri anche del mercato sul canale principale, abbiamo vissuto una purtroppo caduta dell'ottimo lavoro precedente fatto da Jim Ryan, che come ultima buona azione ha fatto ciò che forse per necessità è rimasta comunque una scelta per me completamente benvenuta e spero a maggior ragione da far crescere, ossia la costruzione di PlayStation Studios e quindi inserire i titoli esclusivi anche su PC. Non dimettersi, Andrea, ha fatto bene a lasciare la palla al prossimo, però la buona azione non è stata dimettersi, ha lavorato 30 anni, ha lavorato 30 anni in Sony, ha fatto decisamente alcune delle scelte migliori che potessero fare, però effettivamente cadde in una a volte clownesca
stranissima planata verso il basso a causa delle storie sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e in generale della gestione delle release di PlayStation 5, tra cui includerei anche Slim e Portal, che comunque sono gli ultimi colpi di frusta di qualcosa che secondo me, per quanto non dipenda da un solo uomo, sono state scelte molto molto imprecise. Infatti Jim Ryan ha portato Sony al top, ma questo è assolutamente vero. Esattamente come Phil Spencer, fino ad ora ha mantenuto una linea molto dura e molto coerente con ciò che doveva essere il percorso di Microsoft del Play Anywhere e generalmente anche dei servizi sulla quale la nomea della X verde, della scatola da gioco Microsoft, si è messa a puntare tanto. Quello che è accaduto di recente, quindi perdonatemi se adesso non potrò fare approfondimenti molto interessanti con dati alla mano, sul fatto anche che comunque recentemente si è discusso di come PlayStation per oltre un anno non avrà first party AAA pronti, che è una cosa storicamente mai accaduta praticamente all'interno della storia di quello che è stata la sua sequenza di generazioni, quindi sono tutti molto colpiti, molto storditi da questa realtà e se ne stava discutendo anche in sede centrale da parte di vere e proprie comunicazioni ufficiali da parte di Sony. Questa è una cosa che nelle fiche delle news sarebbe interessante affrontare, ma stasera si deve parlare principalmente di Microsoft, d'accordo? Esatto, il let them cook vale sempre all'interno delle aziende, ma non di meno alla luce dei cambiamenti recenti è molto importante. È molto importante sapere perché hanno preso questa decisione di time out e cosa stanno costruendo dietro le quinte, visto che comunque il progetto Game as a Service è tutt'altro che cancellato, nonostante Factions 2 non ci sia più, ok? Ricordiamoci che comunque è uscito anche Helldivers. Quindi tempo al tempo. Quello di cui si parlerà stanotte è la finalizzazione e infine la concretizzazione in una direzione vera e non rumoreggiata delle chiacchierate su Microsoft e il fatto che si discutesse dell'idea che la nostra cara scatola verde avesse intenzione di spostare anche le sue primarie esclusive alla totale multipiattaformità, alla più completa apertura a quel famoso dire che ogni schermo diventerà una Xbox. Che è molto affascinante. Sembra in effetti un'idea del futuro. Gli studi di videogiochi costruiscono le esclusive del loro lavoro che però si interfacciano su un'intera universalità di piattaforma. Questo è possibile unicamente con il cloud, perché altrimenti avremmo sempre il classico universo PC che è universale allo stesso modo, ma con tutti quei livelli di compatibilità e di costruzione, quindi anche delle varie metodologie per far girare tutto il possibile entro certi range, che ha spesso portato difficoltà per la massificazione del videogioco all'epoca. Infatti una delle costruzioni culturali più realistiche sul perché molti giocano con le console non è soltanto l'ecosistema, ma anche la semplicità di utilizzo, d'accordo? Questo è ovvio. Nintendo per ora con Switch è la più solida nella sua bolla, ovviamente perché ha deciso di giocare safe quanto più possibile, di puntare sul videogioco e molto meno su hardware e onestamente anche non troppo sui servizi, che la vedono sempre molto indietro, ma nonostante questo comunque finalmente un po' fare passi in avanti. Ma, nonostante continuino a dire che Switch è a metà del suo ciclo vitale, forse alla fine di quest'anno qualcosa vedremo finalmente. Vedremo qualcosa che se dicono che Switch alla fine è a metà del suo ciclo vitale, comunque non cannibalizzerà la console, ma piuttosto vi si affiancherà come un effettivo upgrade, come accadde comunque nei primi anni per PlayStation 2 nei confronti di PlayStation 1 e PlayStation 3 nei confronti di PlayStation 2, ma molto meglio Xbox 360 nei confronti di Xbox e Xbox One nei confronti di Xbox 360, perché loro avevano già un ecosistema molto più aperto, molto più PC, molto più x86, mettiamola così. Quindi se stanotte vedremo Microsoft effettivamente buttare nella mischia la conferma di queste chiacchierate da bar che si sono fatte strappandosi i capelli, vesti, distruggendo console e facendo i mob su Twitter, qualcosa in effetti potrebbe andare meno bene per Microsoft, ma in realtà molto bene per il mercato videoludico in sé, visto dal punto di vista del consumatore. Io non credo che ciò che è stato detto sul web sarà vero. D'accordo? È veramente troppo. Non è possibile che ogni singola esistente proprietà intellettuale di Microsoft arrivi immediatamente su PlayStation senza alcun tipo di possibile equilibrio, perché ciò andrebbe sicuramente a fare del bene, ma anche del male. Del male perché creerebbe il monopolio PlayStation di nuovo unicamente legato
ha un'esclusività console che Sony manterrebbe. E questa è una cosa che creerebbe un dislivello, secondo me, molto, molto brutto a lungo termine. Si tornerebbe indietro, quando in realtà un ecosistema variegato o lo annulli del tutto, o Sony comincia a dire questa è una buona idea, è davvero una buona idea. PlayStation Studios, forse al day one su PC. E andiamo, è ok, diventiamo adulti, no? Se invece Microsoft dice day one su PlayStation e basta, e se Microsoft, come alcuni hanno detto, toglie i day one al Game Pass, quello sarebbe l'unico vero fallimento del sistema che hanno promesso. Quello, solo quello. L'errore che potrebbero fare, secondo me, o il dispiacere che dovrebbe poter causare una decisione come quella, è perdere il day one sul Game Pass, che è veramente importante tanto quanto lo sono, appunto, i first party AAA per Sony. È qualcosa di cui si sentirebbe la mancanza, genuinamente. Va bene? Detto ciò, perché non semplificare le cose al posto di andare agli estremi? Non si possa dire Sony PlayStation mantiene le sue esclusive, cosa che farà al 100%, ma mette prima i giochi su PC senza aspettare 6-7 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, e invece Microsoft apre a tutti, ma non immediatamente, mantenendo quindi una personalità per la propria console e non soltanto per il proprio servizio, per poi magari un giorno, ragazzi, lì ci si arriva, io vi assicuro che la direzione è quella e che io mi auguro non cambi, quando l'hardware diventerà obsoleto, se non per scelta di avere l'analogica, quindi una feature tecnico-grafico audio migliore, a quel punto, con il cloud, le console, sotto alcuni punti di vista, scompariranno. Scompariranno nel modo più bello possibile, perché attualmente avere a che fare con un futuro dove tu accendi un qualunque schermo, una televisione, e ti vai a approcciare a un cloud system in cui giochi al day one un videogioco al massimo hardware che tu possa sognare ed è stato pensato per quella scelta estetico-grafica e lo giochi senza latenza su qualcosa che è l'ecosistema PlayStation, l'ecosistema Microsoft, l'ecosistema Nintendo, anche se Nintendo è più giocattolosa e secondo me avrà sempre l'idea di game design e di sistema che andrà a fregare quest'idea del cloud e continuerà quindi a vendere cose speciali, ma potrebbero farlo a quel punto anche le altre aziende per inseguire l'identità tecnico, proprio estetica di un hardware in mano a un consumatore, mentre il cloud permette di giocare in un certo modo più aperto. Ecco, vediamo. Il cloud è ovviamente molto indietro, non sto parlando della prossima generazione, non sto parlando di qualcosa che uscirà tra 5 anni, ma vi assicuro che secondo me tra 15... Non lo so se tra 15 anni avremo le classiche console. Vedremo. Il fatto è che comunque, io sapete, sono comunque l'old gen, è ovvio che apprezzerò sempre avere uno strumento di possessione, di strumentalizzazione del software atto a darmi il controllo su di esso, d'accordo? Io preferirò sempre avere il disco o il download che mi possa far moddare, sperimentare e giocare con. Questo è importante che avvenga anche in forma di sistema cloud. Il sistema cloud deve permettere all'utente avanzato di scaricare sul proprio hardware, a suo rischio e pericolo di performance e bla bla bla, il videogioco. Questo deve essere sempre reso possibile, perché altrimenti si va nella distopia creativa e del videogioco. A me fa cagare, ok? Sapete come la penso io sulla salvaguardia e sostentamento del videogioco, d'accordo? Quindi per carità del cielo, io sono pro digitale per tante cose, ma non l'universalizzazione e implosione della forma di dati in locale. Non esiste per me, non esiste. Manca poco, ma non credo sia in diretta. Se devo essere onesto, io non credo che abbiamo a che fare con una diretta, Microsoft non è paladina del consumatore. Nessuna azienda è paladina del consumatore. CDPR faceva la paladina del consumatore e ci avete tutti creduto. Dicevamo, non mi dimenticherò mai le frecciate che tiravo e tutti mi davano del pazzo e del coglione. Io me lo ricordo. Poi il tempo passa. Scusate, Poi ovvio che ci sono aziende che sono più etiche, ci sono aziende che vogliono più bene all'opera che vanno a vendere rispetto ad altre, assolutamente vero, ma dipende principalmente non tanto dall'azienda in sé, ma dal creativo che produce e dal tipo di
forma mentis che ha anche il reparto marketing. Sono due cose diverse, sono due cose molto diverse, ma ricordatevi che comunque c'è sempre dietro un essere umano. Il problema è che lato azienda, lato economia, spesso sono due universi completamente diversi che mal comunicano e spesso non lo fanno. Quindi io ci sono stato in quegli ambienti, ho visto a volte la totale dicotomia che esiste ed è pazzesco, pazzesco. Adesso l'Arian è la nuova CD Projekt Red, esattamente, ma principalmente per la comunicazione umana che fanno e per il tipo di business che stanno procedendo a premiare, ossia quello il videogioco è qualcosa che non può essere generalizzato o costruito per essere esploso massificamente in modo ad abbonamento istantaneo, perché altrimenti quel tipo di investimento potrebbe non valer la pena, non verrà fatto in primo luogo e bla 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 bla. Cioè, sono tutte cose estremamente solide, però attenzione, colui il quale probabilmente gestisce l'Arian in borsa, non so neanche se esiste in borsa l'Arian, ma vi faccio un esempio, non è il CEO di l'Arian che ha quel tipo di comunicazione appassionata, ma molti CEO non ce l'hanno, cioè separate sempre, ma guardate anche l'essere umano. Per questo che tendo sempre a parlare di Kojima e non di Kojima Productions quando si discute di certi comportamenti, ma Kojima Productions ha una history, ha una storia alle sue spalle, che mentre Konami ne ha un'altra e bla 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 bla. Sì, CD Projekt potrà riprendersi dopo il caso di Cyberpunk 2077, ma non sarà mai la stessa. Ok? Sono 22 minuti. Questa vuol dire che sarà particolarmente importante. Va presa sul serio sta roba, ragazzi. Facciamo i seri. Welcome to the official Xbox podcast. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Welcome. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want to talk about Activision Blizzard now that they're part of our portfolio, how that might be an impact on Game Pass. And we want to talk about hardware, too, and how all of this fits into the strategy at Xbox. So where should we start, Phil? Well, when we originally had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard, maybe talked a little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. But we've had some unforeseen news that has come out. So let's just go and tackle the exclusivity question. Okay. Because I know it's on the minds of a lot of people. We hear from the community, and that's an important input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles, just 4 games, not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. We're making these decisions for some specific reasons. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now to help grow our franchises. So we're going to do that. So these 4 titles, what are they? Can you say? I'm not going to name those games. The teams that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy Quindi into sono their giochi nuovi with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Jones. E allora è di Elder Scrolls 6. Criteria and how the team was thinking about selecting those 4 titles. Let me start a little bit outside of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. Beh, questa sembra una risposta gentile a chi ha rotto il cazzo su Twitter. Già non se la meritano. Cioè, sì, è ovvio che fate scelte per far crescere l'azienda e il nome, è ovvio che non vi autodistruggete dopo aver speso 100 miliardi. E dai. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms.
And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these four specific titles. We looked at games that are over a year old, so they've been on Xbox and PC for a while. A couple of the games are community-driven games, new games. Quindi non tutti sono nuovi. Iterations of a franchise that have reached their full potential, I'd say, on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence that they're going to exist in the future. So two of them, kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play with. I'd say two of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that, but games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see Sea an of opportunity Thieves? to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help us with that, we're going to do that. And that's really the story behind these four games. And Rush sicuramente. You know, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So 4 games, no promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. So when you are thinking about the future and this concept of live service games, games that can benefit from bigger audiences, new audiences, how does that apply to future titles and how you're applying that criteria Esatto. Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. So it's this kind of, we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Oh, vai. Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. Yeah, and that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that, I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day one. And third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. So there's sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found. Quindi non volete cambiare nulla di questo? At the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the two key things are cross-play and cross-save. E il Game Pass PC rimane indietro così, cioè non cambia nulla. Of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. Quello è fantastico. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that
cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing, and I think is something that we as first party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said, all of our games are always in Game Pass. Okay. And so I'm excited to announce, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited about. Merda! And it's all part of our commitment to make the Xbox experience and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Amazing. Can we come back to the point, Phil, you mentioned at the top, this isn't really a change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. If you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to get play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I would love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like, we've had different taglines, different strategy, kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises, so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Because really, a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up, is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing. Raga, ma... Vabbè, dopo, ne parlo dopo. And my understanding, just from Vediamo. listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox, is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. And that's not something that we want to back away from. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years. And I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that your team builds and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming. And in a lot of ways it was. There were some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But it's an industry that didn't really grow.
And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves, but in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry, the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those to the base of players that already play? Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities, how they're incredibly large and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, I mean, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, I mean, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think about it, for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about, on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. I mean, when you look at, just step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Palworld. You know, Palworld was able to launch, they were a game preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched in Steam. And through the combination of those things, you know, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever. And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, we've got free-to-play, we've got game preview. We have the consoles, we have our experience on PC, and they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals.
So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that the games are going to run great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before by nature, thousands of them by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the vision. Cosa sto sentendo? About hardware too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced back compat coming to Xbox One. Like, it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. Slow reader, and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally, it's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play, is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're gonna support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. You know, it's kind of amazing now to look out across all the studios we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. We've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up pretty soon.
Well, I guess I should get ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today, and we'll see the rest of you this June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. Semper Fi. Allora, non metto la chat a schermo in questo momento. Cioè, partiamo dal presupposto che non c'è una parola sbagliata di quello che hanno detto. È tutto giusto. Sono tutte cose corrette, e anche grazie al cazzo. È quello che avete già detto negli ultimi 4 anni. Più recentemente l'acquisizione gigantesca, le acquisizioni gargantuesche che avete fatto, che vi stanno garantendo quelli che oggi sono party titles esclusivi. E quindi bellissimo che escano quei titoli, bellissimo che siano così diversi, bellissimo che offrano queste scelte, certo. Tutto giusto, la filosofia di crossplay, di cross save, ripetuta tipo 4 volte in 20 minuti. Ed è giusto che abbiano voluto rassicurare chi si è sentito preoccupato per rumore e casino nel possedere e valorizzare l'acquisto e la fedeltà, la fidelity a una Xbox. Ma bastava un tweet o un video di 4 minuti e 30 secondi. Mi sono sembrate intelligenze artificiali, una chat GPT per azionisti, che non sanno di cosa parlano, gli azionisti, non parlo di loro 4 ovviamente, che si sentono pacche sulla spalla, una sgrillettata e un va tutto bene bro, sta connesso, la 10ª generazione avrà un botto di grafica in più, uè bro, ci sei? Tutto ok, non butta via i soldi, non buttare via, va tutto bene, tieni l'Xbox che esce roba, così per 22 minuti. Ma che cazzo sta succedendo in questo momento storico? Cioè, loro hanno detto, vogliamo portare 4 giochi. Prima che sembrava, no, perché non possiamo mostrarli, c'è molta passione nello sviluppo. Ah, ma quindi sono nuovi? Poi sono piccoli, sono già usciti, sono community driven. Ah, ma quindi non sono nuovi? Cioè, ci si sono accartocciati fra di loro in informazioni che non sono sbagliate, ma sono la PR talk che io detesto e che da anni complimento Xbox di non avere più, in cui sono caduti per 20 minuti di nulla, niente, zero, bastavano 3 minuti, ma quindi non è cambiato un cazzo, non è cambiato niente, non è successo nulla, zero, solo una conferma del fatto che non è successo niente. Raga, questi 4 giochi andranno anche su PlayStation. E vabbè, ma poi arriverà Diablo 4 su Game Pass, figo, poi avete acquisito Activision. Quindi, COD? Ne parliamo? Doom? Allora, probabilmente sì, probabilmente tutto arriva. Cioè loro hanno detto, ripetutamente detto, arriva tutto. Va bene, grazie della conferma. Lo posso tradurre, è molto affascinante, è un'offerta interessante e incredibilmente seria che avete mantenuto e che io in prologo ero preoccupato potesse cambiare, e quello avrebbe fatto sentire traditi gli appassionati quanto un utente PlayStation che si perde le esclusive first party AAA. Va bene, ma non servono 23 minuti per dirlo. Sì, no, Doom sta già sul pass, io intendo i prossimi, cioè quelle cose che ti spostano tranquillamente tanti milioni di giocatori alla nuova release. Cioè io sto parlando del nuovo ciclo, ok? Del nuovo ciclo, non del mettiamo un franchise che è già stato venduto, che è già stato presentato, che ha fatto il suo ciclo vitale ora sul pass. C'è una differenza gigantesca. È anche per questo che adesso hanno messo Diablo 4, ok? Cioè Diablo ha fatto il suo giro, adesso lo metti lo metti adesso, non è che l'hanno messo appena, però anche ci sono tempi tecnici, quindi Diablo 5 tra 10 anni potrebbe, se esiste ancora il Game Pass, e me lo auguro, arrivare al day one. E questa è una figata.
Ve l'ho detto, non hanno sbagliato niente, non hanno sbagliato niente, è tutto giusto. È tutto giusto. Ma l'avete detto 15 volte. 15 volte, la stessa cosa. Ci sono argomenti diversi, qua ci sono i timestamp. Exclusivity. 5 minuti e mezzo per parlare di 4 videogiochi messi non in esclusività e comunque non ci sono promesse per il futuro. Va bene, questo significa sia in un verso che nell'altro, che non è detto che tutto rimarrà esclusiva per sempre e che non è detto che tutto non sarà esclusiva. Va bene, grazie, ma va bene. Poi non mi dici neanche i titoli. Perché non vuoi dire quei videogiochi? Per rispetto agli sviluppatori. Ma no, ma decidete... Ma dillo, ma che vergogna c'è? Ma a questo punto, se non vuoi dire quali, non fare un video di 20 minuti, perché dopo questi primi 5 minuti, ok, 5 minuti, esclusività, da 5 a 23 minuti, non hanno detto niente. Non hanno detto nulla. Hai sentito parlare del crossplay, del cross save, della cross progression? Eh sì, davvero. Cross save, cross progression, crossplay, cross save. Sì, abbiamo veramente dei grandi videogiochi. Ne escono un sacco. C'è un sacco di gente che gioca su PC e un sacco di gente che gioca su console. Cazzo, è vero, ma il crossplay è vero. Però comunque il successo c'è e la prossima generazione sarà proprio figa. 10ª, mamma mia che bel numero. Grafica bomba. Vogliamo fare proprio il salto grosso. Ok, quindi i giocatori saranno felici, saranno veramente felici. Noi siamo felici, noi siamo felicissimi. Quanti videogiochi abbiamo? Tantissimi. Avete visto Activision? Merda, 70 miliardi. E quindi il crossplay. Eh sì, il cross save. Veramente importante. Cazzo, belli i videogiochi, bellissimi. E la passione, tantissima. E quindi cross progression. Così, per 20 minuti. Boh, vabbè, è che mi aspettavo cose molto diverse, o comunque una comunicazione molto diversa. Molto diversa. Mamma mia. Ma guarda, mando adesso in privato un messaggio a Pregianza, boh, così in caps lock. Almeno sa che la penso così. Perché poi ne parliamo professionalmente, troveremo l'occasione, faremo una call. Cioè. Adesso io mi metto qui. Ha scritto una cosa quasi bannabile, Pregianza, in privato. Fantastico. Me lo ricorderò. Allora, adesso io devo... Scusate, devo sbollire. Ragazzi, siete in 4000. Se non conoscete Sabnautica e vi piace, oltre alla mia discussione videoludica, anche come videogioco, state per vedere una roba che non vi aspettereste. Un videogioco in cui essere sott'acqua è divertente. Hanno liccato i 4 giochi. Quali sono? Liccato o comunicato? Liccato in che senso? Che c'è uno su Twitter che se l'ha inventati o... Ah, Pregi, io mi sono preoccupato alla mia reazione perché ho detto non posso essere l'unico, è impossibile, devo chiamare Alici, non sono tipo, ma buona serata, ne riparleremo, è stato tutto molto strano, tanto che appunto uno dei migliori commenti che ho letto è stato un "This meeting could have been an email". Sì, esatto, solo che è stata 20 minuti. Perché comunque sono dinanzi a Sabnautica non a caso. Adesso si cambia completamente mood. Rilassiamoci, rilassatevi. Andate a tenere la testa e la schiena alta a Pregi, che in caso abbia bisogno, perché comunque i conati sono fastidiosi. Ne riparleremo.